Eccoci qua, ciao a tutti, siamo a martedì 24 marzo, a 3 giorni dall'inizio della primavera, sta nevicando in mezza Italia, per la precisione nevica a Spoleto, la mia città natale, di cui saluto gli amici che mi stanno guardando. Considerando che sono passati 10 giorni da quando ho iniziato questo blog, potrei effettivamente correre il rischio di finire i dischi dal vivo nella mia collezione di cui vorrei parlarvi. Eh, In realtà penso di riuscire a resistere sicuramente fino a metà aprile, quando appunto per ora è prevista la fine della quarantena. Dovessimo continuare e andassi a finire la mia scorta, parlerò d'altro, se ne avrò voglia e se voi avrete voglia di continuare a sentirmi. Continuando comunque con l'esplorazione dei vari generi che mi piace ascoltare, uno di quelli di cui sono più invaghito fin da tempi non sospetti è lo ska. Lo ska è una derivazione di musiche popolari giamaicane, tipo il calypso, che andavano negli anni 50 e 60. Lo ska in realtà nasce appunto ormai 60 anni fa, 50-60 anni fa, in Giamaica e si diffonde poi attraverso gli immigrati del Centro America in Europa, principalmente in Inghilterra, e da lì poi va a diffondersi. Una prima ondata di Sky, infatti, si registrò negli anni, fine anni 60, inizio 70 in Inghilterra ed era molto per la working class. I figli degli immigrati lo diffusero fra i loro coetanei inglesi e questi appunto lo adottarono soprattutto in quelle sottoculture più legate appunto alla working class, come gli skinheads per la precisione, che verso la fine degli anni 60 erano principalmente dediti all'ascolto di musiche nere, come il reggae, il soul, lo ska. Il reggae in realtà è una derivazione dello ska e la leggenda vuole che nacque quando, in seguito ad un'estate particolarmente afosa in Giamaica, i ritmi dovettero rallentare e quindi lo ska, per non far sudare troppo, si rallentò un po' e divenne reggae, poi chiaramente con tutte le connotazioni religiose, rastafariane che ne seguirono. Lo ska comunque era una musica assolutamente da ballare, spensierata, divertente, eccetera, eccetera. Ora, in Inghilterra ci furono moltissimi che lo portarono avanti, l'etichetta più famosa che ancora esiste, e viva Dio che esista, è la Trojan Records, che ormai anche quella da decenni diffonde la musica reggae, ska, nera, diciamo in generale, per tutto il mondo. Negli anni 70 tendenzialmente tutta la loro discografia era composta da cantanti di colore, ma realizzarono a un certo punto i dischi di un cantante inglese bianco, il primo bianco ad incidere per la Trojan Records. Ed è un personaggio che in pochi conoscono nel mainstream, ma che è assolutamente da scoprire. Si chiamava Judge Dredd. Ed ecco il disco di cui vi vado a mostrare. Voilà. Questo è il primo live della sua carriera, si intitola Live Allude, è uscito nell'88, appunto abbastanza tardi rispetto a quando è iniziato, considerate che i primissimi dischi Judge Dredd li incise all'inizio degli anni 70 e la sua storia è abbastanza curiosa, lui era appunto un personaggio abbastanza borderline, non è che era nato per fare il cantante, anzi all'inizio era un buttafuori in locali, ha iniziato per caso a cantare, e però diciamo che la sua verve, unita soprattutto alla sua capacità di fare delle canzoni piene di doppi sensi, gli è valso il successo anche radiofonico. Nel corso degli anni 70 ha realizzato moltissimi dischi, vi vado a far vedere una selezione, questi sono tutti in CD ristampati dalla Captain Mod qualche anno fa. Questo è il suo disco di debutto, Dreadmania. Qui c'è Working Class Hero, il suo secondo. Bedtime Stories, altro discone, bellissimo. Last of the Skinheads, questo è ovviamente un omaggio appunto a quella sottocultura di cui vi ho parlato che diciamo lo ha idolatrato,
Questi invece sono dischi un po' più tardi nella sua carriera, Reggae and Ska è l'ultimo Rabadab. Oltre a questo fece appunto dei live, in questo disco in particolare, che vi vado a far rivedere, ecco, sono contenute una decina di canzoni, fra cui le sue più famose, Dr. Kitsch, Oh She's a Big Girl Now, Up with the Cock, Dread Rock. Ognuna di quelle è piena di doppi sensi. Lui arrivò ad essere, penso, il cantante più censurato della storia, probabilmente nelle radio inglesi. E ciò nonostante, le sue canzoni furono tra le più trasmesse e anche tra le più vendute. Ora, non ho modo chiaramente di verificare i numeri, ma in questa antologia, appunto live, si dice che Big Six, lui aveva questa caratteristica di chiamare molte sue canzoni con questi numeri Big One, Big Two, Big Three, eccetera, eccetera. Big Six, il singolo vendette più di 200.000 copie all'epoca. Sicuramente erano numeri importanti, ecco. Fatto sta che il povero Judge Dredd cadde un po' nel dimenticatoio dopo qualche anno. Negli anni 80 e 90 fu praticamente capace di girare solamente nel circuito più underground, quello formato dai revival ska piuttosto che skinhead, e fu proprio su un palco che morì stroncato da un infarto nel 98 a Canterbury. Si trovava in rete qualche anno fa una bella storia appunto che raccontava anche di questa ultima sua giornata, commovente. Ci fu anche un altro live nella sua carriera, questo qui, è un'altra antologia, si chiama King of Rudeness, edita dalla Spirit of 69 Records. Non ci sono notizie su quando sia stato registrato, ma penso che sia più tardo rispetto anzi, è sicuramente stato registrato più tardi rispetto al live che vi ho fatto vedere in vinile, e è sempre comunque un bel dischetto da possedere, assolutamente. Quindi, la scoperta di oggi, Just Dread, andatevelo ad ascoltare e fatemi sapere che ne pensate. Ciao, a domani!